Buongiorno a tutti, ben ritrovati su una nuova puntata di Gamba Tesa. Non diremo il giorno perché ultimamente diciamo il giorno, poi spostiamo, poi succede sempre che facciamo una figura barbina. Puntata di Gamba Tesa molto speciale oggi perché fortunatamente, aggiungo io, non c'è Leonardo Menini. A condurre ci sarò io, non c'è neanche Giacomo Mirandola, non c'è Giacomo Tedisco, ma abbiamo la fortuna di ospitare forse per la prima volta su questo format, o forse la seconda. Il direttore Simone Cristau. Ciao Simone. Ciao a tutti. Gamba Tesa è un po' particolare, però prima di illustrarvelo vi chiedo come al solito tra l'altro direttore, benvenuto nel miglior format, questo è quello che dico sempre, forse più per autoconvincimento personale. Sì, è il miglior format del weekend. Il miglior format del weekend, miglior programma che si chiama Gamba Tesa di quelli che si chiamano Gamba Tesa, perché ho visto che ce ne sono altri 2 o 3, sì. Però sono francamente inguardabili. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo di lasciare like subito, anche se poi il video non vi piace alla fine, se dovete comunque lasciare like, commentare, insomma farci sapere quello che ne pensate anche dell'argomento che andremo ad affrontare oggi, iscrivervi al canale YouTube di Radio Rossonera, attivare la campanella, insomma fare tutto quello che sapete che dovete fare per farci arrivare il vostro supporto, il vostro feedback, che per noi è importantissimo. La puntata, direttore, parte da l'indiscrezione di mercato arrivata nei giorni scorsi, più precisamente un paio di giorni fa, secondo il quale il Newcastle è pronto di nuovo ad occupare gran parte dei nostri discorsi estivi, perché avrebbe messo gli occhi, avrebbe inserito in una shortlist, così la chiamano quelli bravi, i loro, una shortlist, il nome di Malick Thiaw. Quindi dopo aver acquistato l'anno scorso Sandro Tonali vengono a chiederci Malick Thiaw. Il Newcastle però sappiamo che entro il 30 giugno deve sistemare alcune cosine per quanto riguarda il fair play finanziario, più che il fair play finanziario, il PSR, che è questa come quello che vogliono fare qui da noi. Sì. Solo che lì ce l'hanno perché nessuno si è opposto e lo rispettano, altrimenti sono punto, perché l'Everton pigliò 10 punti l'anno scorso, il Nottingham Forest ne prese 4 di penalizzazione. Fatto sta che Newcastle vuole Thiaw. Quindi insieme a te vorrei entrare a gamba tesa e giocare con uno schiero panchino vendo. Parliamo ovviamente di difesa. Parliamo di difesa perché il Milan sta cercando sul mercato un terzino destro e questo lo sappiamo, ma dalle voci anche delle scorse settimane anche tiene d'occhio la situazione dei difensori centrali. Adesso, a maggior ragione, col fatto che Malick è stato acquistato a Newcastle, qualcosa da dire c'è. Cambierà la difesa? Innanzitutto ti chiedo se è il caso di andare a fare dei movimenti anche lì, viste che le priorità in questo momento sono chiare e sono altre. In realtà sì, le priorità sono ben altre. Credo che in questo momento la difesa del Milan possa, diciamo così, camminare con le proprie gambe. È ovvio che se durante il mercato c'è l'opportunità, perché no? Ma per migliorare, non per andare a impastare ancora una volta il reparto, che credo che in buona sostanza possa vivere più o meno degli interpreti dell'anno scorso, più o meno. Poi bisogna capire chi solitamente di fianco Tomori farà il titolare. Quindi chi schiera Paulo Fonseca, chi panchina Paulo Fonseca, chi vende il gruppo di lavoro. Esatto. Quindi partiamo dalla fascia destra. Vai. Perché abbiamo il capitano, chiaramente Davide Calabria, e diversi nomi che sono stati accostati, tra i quali quello di Emerson Royal. Io prenderei lui, quindi Emerson Royal, Davide Calabria e a questo punto Terry Alessandro Florenzi, nonostante sappiamo che il rapporto con Fonseca non è stato idilliaco negli ultimi anni. Consideriamo Emerson Royal come un acquisto fatto per giocare a questo gioco qui. Tu cosa faresti? Mando la sigla, visto Emerson Royal come acquisto fatto. No, allora, se questa è la mia alternativa, devo tornare a Davide Calabria ancora una volta. Credo che il Milan possa e debba meritare un po' di più rispetto a Emerson Royal. Ma già il nome che abbiamo fatto pochi giorni fa, proprio riferito al Newcastle, ovvero Trippier, magari potrebbe essere più interessante per un paio d'anni, ovviamente, non di più, perché a settembre, se non ricordo male, fa 34. Quindi non è proprio giovanissimo. Però, se dobbiamo giocare, schiero Davide Calabria, panchino Alessandro Florenzi e non prendo nemmeno Emerson Royal. Però in questo caso lo compri e lo rivendi subito. Sì, in prestito direi anche.
Neanch'io impazzisco per il profilo di Emerson Royal, ma in generale tutti i nomi che ci hanno accostato per quanto riguarda il terzino destro non hanno scaldato né me in particolare né te, credo, di riflesso, No. ma come ci hai appena detto, ma in generale anche i tifosi del Milan. Diciamo che fosse stato accostato un Posh del Bologna, ti prendo un nome a caso, comunque 97, conosce il campionato, sta facendo un buon europeo, ha giocato una stagione buona, ha fatto tipo anche un gol e 3 assist, comunque, però questi nomi qui è... Però io No. a sto punto no. mi tocca schierare Emerson Royal, perché mi piacerebbe vedere fare lo scatto a Calabria. Cioè, ti comprano finalmente uno che potenzialmente può giocarti davanti. Cosa fai? Cerchi di darci dentro forte, cioè aumentare il livello delle tue prestazioni, O ti spegni. Questa è una cosa che mi piacerebbe vedere, perché comunque il nostro capitano è un giocatore valido, secondo me. È un giocatore che quando si alza a livello chiaramente ha dimostrato che qualcosa gli manca, però voglio vedere appunto questa situazione qui, quindi per questo motivo schiero Emerson Royal, banchino Davide Calabria, e vendo il buon Alessandro Florenzi ringraziandolo per quello che ci ha regalato. Insomma, negli ultimi anni sono un po' costante a causa di infortuni. Passerei difensore, anzi facciamo prima l'altra fascia. Tanto è semplice. Tanto è semplice perché i nomi che ti faccio sono quelli di chiaramente Teo, però qui è particolare perché c'è Alex Jimenez, che è stato riscattato, il Real alla recompra, però è stato riscattato, e anche il nome di Filippo Terracciano, che è insomma ancora nella casella dell'incognita, e la tua faccia lo dimostra. Dovrebbe andare via in prestito, però per ora c'è. Giochiamo con questi tre. E quindi giochiamo, ma qui è abbastanza semplice, è inutile che ci dividiamo in maniera strana. Io credo che Teo debba giocare anche le amichevoli, cosa che farà anche l'anno prossimo, se resterà al Milan. Credo che in questo momento Jimenez possa essere una buona alternativa, e Terracciano mi sembra giustamente avviato verso un anno di prestito, anche perché invece Jimenez può far su e giù dall'Under 23. Esatto. Che nel girone B vedrà impegnato il Milan con squadre anche di discreto livello. E poi vediamo come si comporteranno i nostri giovani. Però sì, qui è molto semplice. C'è Teo, poi c'è lo spazio, Jimenez in panchina e Terracciano via. Sì, cioè andare a giocare, chiamiamolo così, andare a giocare in un altro modo è difficile, francamente. Cioè, Terracciano spiace un po' perché avrei voluto questo ragazzo, Milan-Verona, 1-0 gol di Leao, la partita in cui Leao fa il capitano, la stagione appena conclusa. Mette un assist di esterno destro per la testa di Foloruncio, miracolo di Sportiello. Ed è un giocatore che nella prima parte di stagione con il Verona ha giocato, e ha giocato anche bene. Chiaramente non è stato sfruttato, probabilmente l'allenatore che avevamo, Sevrobioli, non si è non è rimasto fidato, non si è fidato, non è rimasto ammaliato, insomma, così dagli allenamenti, perché alla fine poteva valutare solo quello. È stato buttato nella mischia disgraziatamente in quella partita che andiamo incredibilmente a pareggiare col Bologna sbagliando 2 rigori. Quindi anch'io vado con Teo, Alex Jimenez, e vendo il buon Filippo Terracciano. Ma il succo arriva adesso sì. sul difensore centrale. Andiamo prima a prendere la parte ciao, e quindi ti do 3 nomi, che sono Malik Ciao, Matteo Gabbia e Giancarlo Simic. Questo secondo me è il gioco un pochino più difficile, perché se sull'altro difensore centrale più o meno sappiamo già come potrebbero andare le cose, qui anche alla luce del fatto dell'offerta possibile del Newcastle potrebbe esserci qualche... Faccio un po' fatica qua a fare la differenza. Credo che per quanto dimostrato l'anno scorso, in teoria doveva meritarsi di ripartire titolare Matteo Gabbia, ma credo che un po' le carte verranno mescolate, anche perché spero che Paulo Fonseca difenda leggerissimamente meglio rispetto all'ultimo Milan di Pioli, quindi credo che anche il livello generale dei nostri difensori possa essere meglio di quanto mostrato l'anno scorso, qualcosa di più vicino a quello dell'anno dello scudetto. Credo che per qualità poi ti metto Malik Ciao gioco, Matteo Gabbia panchino e Giancarlo Simic puoi lo vendo all'Under 23. Puoi anche venderlo a Milan Futuro, esatto, lo vendo a Milan Futuro. Sai che io vado
Anch'io con Matteo Gabbia vado con Matteo Gabbia titolare, perché il salto che ha fatto questo ragazzo, che è passato dall'essere praticamente nel mirino e il bersaglio dei tifosi anche in maniera abbastanza scherzosa, più che per le prestazioni nella prima parte della sua carriera al Milan, cioè l'anno scorso ci ha fatto vedere delle cose francamente molto molto buone. Si parla tanto della mancanza di italiani, si parla tanto della mancanza di leadership, non che Gabbia sia un leader, ma insomma ha dimostrato che uno in campo che si fa abbastanza sentire, Matteo Gabbia. Sì. E quindi io parto con lui. Vendo Malik con gran dispiacere, perché mi piacerebbe. Vendo Malik con gran dispiacere, perché mi piacerebbe vederlo con un'altra guida tecnica che ne esalti le caratteristiche e non che lo mandi a campo aperto con gli attaccanti avversari, aperto parentesi, tra i più veloci del campionato, chiusa parentesi. Ma lo vendo se e solo se è necessaria la cessione, per come ragiona la nostra proprietà. Mi metto nei panni, se è necessaria per evitare qualche altro movimento di mercato che sarebbe peggiore in ottica Milan. Quindi analizzo e contestualizzo la situazione in questo modo qui, mi privo di Malik. Il minore dei mali. Esatto. Vabbè. Promuovo Giancarlo Simic e vado a prendermi un profilo alla Pellegrino, ma non al Pellegrino. Ecco. No, direi di no. Una mossa del genere, sperando che sia la volta buona, perché l'anno scorso non ci è andata benissimo con Pellegrino, tra l'altro un disastro anche la Salernitana. Per quanto riguarda l'altro difensore, abbiamo Fic, abbiamo Pierre Calulu, e il terzo in questo momento non ce l'abbiamo. O Pellegrino stesso. Dai, mettiamoci Pellegrino. Mettiamoci Pellegrino nella terza casella, chiaramente. Sì, credo che sul vendo ci sia lui. È che me li hai divisi. Io rivedere la coppia dello scudetto non mi sarebbe dispiaciuto, per capire se era stato un uno tantum oppure no. Però io ti dico, guarda, Fic è quello forse un pochino più completo dei nostri, è anche un po' più parlante rispetto al resto della compagnia, tolto Matteo Gabbia, che da italiano forse qualcosina in più può dire. A noi serve un difensore con esperienza, non possiamo fare a meno di un po' di esperienza di dietro, anche vista la partenza di Kier, quindi ti dico che Fic deve giocare. E Pierre lo panchino, però Pierre ne farei proprio un discorso a parte. Ma lo spazio lo trova quest'anno, sono anche più per partite. Me troverà molto più spazio anche a destra. Anche l'anno scorso è stato anche lui l'ecatombe, infortuni l'ha colpito. Io non gioco perché è troppo facile dire questi nomi qua, però ti chiedo, Tomori, quel salto a livello di mentalità, a me le cose che non mi sono mai piaciute di Tomori sono le sbracciate quando le cose vanno male, il farsi prendere un attimo dall'isteria, anche la stessa esultanza nel derby sotto 2-0, ci sta perché comunque un momento è, però a me ha fatto un pochino storcere il naso. Arriverà secondo te questo step da parte di Fic? Non credo che diventerà tranquillo e sereno come magari poteva essere Simon Kier, perché dipende anche dal carattere. Penso che possa migliorare in quello sì. Però serve, sì. Come abbiamo detto poco fa, è il più vecchio. È il più vecchio della nostra difesa, da che era uno dei più giovani. Quando è arrivato è diventato uno dei più vecchi. Bisogna per forza di cosa affidarsi a lui. A meno che arrivi qualcuno matto che mette sul piatto 40. Se hanno valutato 30-35 Malik, io credo che almeno 40 per Fic, insomma, più continuità di rendimento, un pochino più esperto, li valga tutti. Fateci sapere nei commenti come giochereste voi, chi schierereste, chi vendereste, chi panchinereste della nostra attuale difesa e, perché no, anche di alcuni nomi che ci hanno accostato sul calciomercato. Ringrazio Simone per essere stato presente in questo format. Noi ci rivediamo con tutti gli appuntamenti del weekend sul canale YouTube di Radio Rossonera e poi da lunedì ricominceremo a parlare del carrozzone del calciomercato, perché dovrebbero arrivare. Perché inizia luglio, quindi inizia il calciomercato, si aprono le porte dall'hotel Sheraton e qualcosa dovrà pur succedere. Ci auguriamo. Grazie Simo, buon weekend a tutti.